Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi volevo parlare della routine che utilizzo da quando siamo in quarantena per allenarmi a casa. È una routine che si può applicare indipendentemente da che sia attrezzi si hanno. Vi dico anche che ci sono degli attrezzi che magari si possono comprare anche a basso prezzo per migliorare l'efficacia degli esercizi, però diciamo è un allenamento che ho sempre fatto e che si può fare anche in palestra, quindi adesso che magari stanno riaprendo le palestre si può anche riapplicare in palestra, quindi iniziamo. Vi farò vedere ovviamente sia nella descrizione qui sotto, vedrete la parte diciamo riassunta, lo schemetto in cui vi faccio vedere com'è il workout, com'è la settimana, e vi dico che semplicemente è divisa in workout A, quindi un tipo di workout B e workout C. Nel mezzo c'è ad esempio lunedì workout A, martedì quello che si vuole, adesso vi spiego. Mercoledì workout B, poi la pausa, workout C, pausa e poi c'è la domenica. Il piano è fare workout A in cui si colpiscono petto e braccia, fare il workout B in cui si colpiscono gambe e addominali e fare il workout C in cui si colpiscono spalle e schiena. Vi dico che per la schiena si possono fare determinati tipi di esercizi, però avere una barra delle trazioni sicuramente aiuta di più. I giorni in cui invece non c'è allenamento si possono fare due cose: rest, quindi semplicemente si può riposare, si può non fare niente, di solito magari la domenica cerco di riposare, il riposo è tanto necessario quanto l'allenamento, oppure si può scegliere di fare un altro tipo di allenamento, quindi un cardio, quindi poter magari andare a camminare, poter andare a correre, a fare nuoto, qualsiasi cosa, andare in bici, oppure anche yoga. A me piace molto fare yoga, mi metto lì, faccio mezz'ora di yoga, un'ora di yoga, una camminata, quello che si vuole. Quindi allenamento A, yoga, cardio, addominali, quello che si vuole. Allenamento B, riposo, cardio, addominali, ripeto, tutto quello che si vuole, andare a giocare a tennis, fare una gita in montagna, andare al mare, qualsiasi cosa, però rimanendo comunque attivi. Workout C e poi la domenica riposo, stretching, respirazioni, quello che volete, anche semplicemente non fare niente. Quindi questo è l'allenamento. Adesso per quanto riguarda invece gli esercizi, sono praticamente sia nel workout A che nel workout B che nel workout C, per ridurre il tempo, perché una cosa che voglio fare è ridurre la quantità di tempo che si utilizza per allenarsi, è fare 10 serie di un esercizio base, di un esercizio fondamentale per la parte che si vuole, e le altre, e nel mentre fare in super serie, vuol dire che mentre si riposa da l'esercizio principale si fa un altro esercizio o altri due esercizi, si fanno i muscoli secondari, tra virgolette, ovvero ad esempio petto, e nel mentre che si fa il riposo del petto si fa braccia. Ad esempio vi faccio vedere: workout A, hai 10 serie di push-ups. Se si è in palestra si può fare bench press, quindi semplicemente con la panca piana. Se invece si è a casa, push-ups. 10 serie e 2 serie per ogni posizione delle braccia. Quindi una serie con le braccia dritte, una serie con le braccia larghe, una serie con le braccia strette e una serie con i piedi rialzati. Questo per colpire tutto il pettorale. Mentre si riposa, 2 minuti di riposo da una serie all'altra. Mentre si riposa, o anche 1 minuto e mezzo in base a quanto siete bravi, mentre si riposa si fanno 6 volte di queste 10 curls, quindi bicipiti, con dei pesi, delle bottiglie, dei sacchetti. Vi faccio vedere anche un video in cui uso dei sacchetti, potete usare quello che volete, e 4 serie invece, quindi 10 in cui fate quindi 6 serie in cui fate i piegamenti, e mentre vi riposate i curl, poi i piegamenti e poi curl, piegamenti curl per 6 volte, e poi dopo quelle 6 volte, per finire le 10, le altre 4 volte piegamenti e dips, quindi dips, praticamente semplicemente allenando il tricipite, quindi tricipite, bicipite, e si fanno le braccia. Per quanto io metto sempre per max, tutte queste ripetizioni, tutte queste serie, tutti questi allenamenti io metto per max, che è semplicemente al massimo che si riesce, fino a che non dico di arrivare all'affaticamento al 100%, quindi da non farcela più, però quasi una ripetizione in meno, quindi diciamo che arrivi quasi sempre allo sfinimento. In modo che magari ne arrivi a 20 piegamenti, poi la serie dopo 18, o comunque rimane 18, 17, questo è il mio modo di allenarmi. Questo è il workout A.
Per il workout B invece ci sono addominali e gambe, stessa cosa. Per la parte di 10, quindi per tutta l'esercizio principale, squat, quindi 2 serie per ogni posizione degli squat, ogni posizione oppure variazioni in realtà dello squat, può essere ad esempio io faccio squat normale, sumo squat, quindi con le gambe più aperte, squat saltati, oppure squat con i piedi riavvicinati, cose così. 6 di esercizio secondario di quei 10 saranno di esercizi per i glutei, quindi si possono fare calci laterali, calci all'indietro, si possono fare i side kick, si possono fare le calciate all'indietro anche da sdraiato, si può fare hip raises, si può fare qualsiasi cosa di culetto, quindi di glutei. E invece gli altri 4 sono semplicemente dell'altra parte, diciamo che non sia ancora tra virgolette utilizzata, è il bicipite femorale, e quindi quelle 4 accompagnate delle 10 sono affondi, quindi 4 variazioni diverse di affondi. Cerco sempre comunque di variare. E poi addominali. Alla fine di tutto questo si fa addominali per 10 minuti, e mentre si fa addominali io ci aggiungo anche i calves, quindi cerco di tenere fare degli esercizi anche con dei pesi o senza pesi, in cui vado sulle punte per fare sempre per max i polpacci. Lo tengo magari mentre faccio addominali, ad esempio mentre faccio addominali per 10 minuti, magari 5 serie di plank, nel minuto in cui riposo faccio calves. Quindi questo è il workout B. Per il workout C, mi si sta scaricando la batteria della videocamera, per il workout C invece schiena e spalle. Per la schiena, ragazzi, trazioni, ci sono le trazioni da fare a terra se non si ha la barra delle trazioni, se non trovate un qualsiasi posto per riuscire a fare le trazioni, se siete in palestra ci sono anche i macchinari, però insomma l'esercizio base è quello, 2 per ogni posizione, come sempre 10 serie, 2 serie per ogni posizione, più stretto, più largo, così, quindi al contrario, i chin-ups. Cercate insomma di variare, questo è il punto. Cercate quindi di essere sempre vari, conoscere il proprio corpo e capire quale esercizio funziona per voi. Gli esercizi secondari sono 2 di spalle, sono lateral raise per 6, quindi laterali così, e poi invece 4 delle 10, sempre in super serie, sono military press, quindi all'insù. E io ci aggiungo alla fine hips and trapezius, praticamente 3 serie in cui con i pesi o quello che avete fate circolare all'indietro, sempre per max, di solito 10 colpi, e 10 colpi in avanti, e poi altri 10 in cui uso questo esercizio per i fianchi, 10 e 10. È tanto per fare un po' sempre il core di quella parte lì. Ragazzi, so che sembra un po' un casino, ma vi lascio qui in descrizione, diciamo, lo schemino fatto meglio, in cui si capisce sicuramente meglio. Cerco anche di fare qualche video al volo, anche se adesso parto per la Puglia, su come si faccio questi esercizi mentre sono via, mentre sei in vacanza. Si possono fare dappertutto e si possono adattare in base alla situazione, se avete pesi, se non avete pesi, se siete a casa, se siete in palestra. Io faccio questo tipo di allenamento da molto, il mio fisico migliora man mano che capite che tipo di variazioni potete fare, quanto peso aggiungere, se aggiungere peso e che tipo di esercizi potete fare. Sicuramente questa cosa vi aiuterà moltissimo. Ecco qua ragazzi, vi ricordo che avere uno stile di vita sano, quindi mangiare bene, bere tanta acqua, sicuramente può aiutare. Vi lascio anche il codice in descrizione se volete uno sconto per gli integratori che prendo io della Be Perfect, e fatemi sapere cosa ne pensate della workout routine completa, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. To protect your soul.